dopo la nostra ultima intervista tu ti sei messo a letto e Ecco, sì, devo dire che prima di beccarmelo ovviamente sono andato a rifornirmi abbondantemente da un paziente, quanti anni hai? 82. A 82 anni stai continuando ad andare a fare visita Eh, a casa. certo, mi conoscono oramai, diciamo, sono tutti quanti pazienti che mi hanno avuto come medico quando avevo la mutua. E quindi era capitato quella volta lì che dovessi andare a vedere una persona anziana di 92 anni, la quale aveva subito un trauma all'avambraccio, nel senso che la badante prendendolo gli aveva strappato la pelle, che ovviamente è cartavelina a quell'età lì, per cui gli si era formata una specie di ferita, chiamiamola lacera, a livello dell'avambraccio. Allora andavo periodicamente a medicarlo e questa badante a un certo mattino mi ha accolto tossicchiando, gli occhi lucidi, tanto che io gli ho chiesto: ma hai la febbre? Dice: ma sì, perché sono stanca, eccetera. Tutto subito non ho pensato al coronavirus, perché insomma non è mica detto che tutti quelli che hanno la tosse e sono stanchi debbano necessariamente avere il coronavirus. Però trattando il paziente, questa mi girava intorno, mi dava una mano, mi alitava e poi vado via. Vuoi dire che dopo una settimana ho cominciato ad accusare anch'io questi disturbi astenia, tanto che sono riuscito a fare ancora 2 visite, mi ricordo forse era un lunedì, e il martedì successivo ho cominciato a sentire un'astenia abbastanza preoccupante, tanto che mi sono dovuto mettere a letto. Pur avendo iniziato da poco, ma lì è un po' come chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi, una profilassi a base di lattoferrine, a base di paracasei. Però ovviamente sono arrivato tardi, per cui a un certo punto mia figlia, che è un bravo medico, guardandomi negli occhi e via dicendo, ha detto: papà, qui te la sei beccata. Quanti anni erano che non ti pigliavi qualcosa? Boh, diversi anni, perché le influenze invernali io non me ne sono mai fatta una, forse 15-20 anni fa, però Ti sei mai vaccinato in questi anni? mai. Non ho mai creduto alla validità di questi vaccini anti-influenzali perché so che i virus cambiano in continuazione, per cui quando arriva il momento del vaccino il virus è già diverso. Possono aiutarti a non prendere, diciamo, delle para-influenze o delle para di qua, para di là, ma vaccini specifici non è possibile averli perché, ripeto, ogni anno che si presentano sono diversi. E con tutti i pazienti che vedi, com'è che non ti sei mai preso l'influenza? Questo non te lo so dire, probabilmente perché mi sono in qualche modo, cioè, io ho uno stile di vita che non bevo, no? Cioè, fumare fumo ogni tanto, ma non mangio porcherie, capisci? Cioè, il mio intestino ha sempre funzionato bene come un orologio, non ho mai fatto indigestioni, sbronze, cioè non mi sono mai comportato in maniera da immunodeprimermi, non prendo mai medicina, non ho mai preso un'aspirina, niente. Quindi ho dato modo al mio apparato immunitario, soprattutto intestinale, di rifornirmi abbastanza abbondantemente di anticorpi. Però a sto giro te lo sei preso. Ecco, questo giro devo proprio aver fatto un bel pieno di sta roba, per cui insomma a un certo punto mi ricordo di essermi messo a letto vestito e di essermi svegliato col pigiama 5 giorni dopo. Però prima sei andato a fare un tampone. Sì, difatti mia figlia per sicurezza mi aveva accompagnato all'ospedale di Rivoli, ho fatto il tampone, il risultato positivo, insomma tutte le cose ben fatte. Sta di fatto che mi sono svegliato il mattino di Pasqua e mi ricordo che Beatrice mi ha detto sei risuscitato. Però nel frattempo mi aveva fatto delle flebo, mi aveva somministrato il Plaquenil, l'eparina, cioè tutte queste belle cose che... È una compressa di cortisone. E ossigeno.
e ossigeno, a go-go. Perché eri arrivato a quanta saturazione? Quando ho deciso di mettermi l'ossigeno avevo meno di 90 di saturazione, quindi ero già abbastanza cotto. Poi dopo l'ossigeno mi sono sempre mantenuto a un livello da 96 a 99, ma quando lo toglievo tendeva a scendere e allora l'ho mantenuto per una ventina di giorni, anche soltanto attraverso il naso. Riuscito a capire perché? Perché non avevi una polmonite? No, Perché sei andato giù di saturazione? probabilmente per una questione di frequenza respiratoria. Cioè avevo ridotto al massimo la frequenza e quindi ovviamente non riuscivo a compensarmi, capisci? Quindi diciamo che c'è stata poi anche la sensazione di imbambolamento, di amnesia, via dicendo. Quindi credo che questo virus, come tutti i virus di questo mondo, abbia colpito anche l'apparato neuro, oltre che muscolare, nervoso. Cioè, non sono andato in coma, ma ero in una situazione quasi di precoma. Qualche vago ricordo ce l'ho, però anche lì ero in una specie di nebbia. E poi quando mi sono svegliato e ho ripreso tranquillamente le mie abitudini, le mie forze. I tamponi successivi sono stati tutti e due negativi, ma devo dire grazie però anche a questo. Io ho utilizzato un prodotto a base di lattoferrina e diciamo lattobacillo paracasei, che la veicola, spray nasale e orale, oltre che per via diciamo enterica. Questo ha sicuramente contribuito a pulire dal virus le vie respiratorie e quindi quando hanno fatto il tampone non hanno trovato niente. Ecco la profilassi di cui vorrei dire di ricordarsi a ottobre, quando ci sarà di nuovo la stagione favorevole a una diciamo, invasione di virus, che poi sia il Covid-16 o quello che è, o un altro virus, sta di fatto che sarebbe bene ricordarsi di fare della profilassi, cioè di prendere tranquillamente tutte le mattine la capsula non posso fare il nome commerciale, però di lattobacilli e paracasei, di utilizzare questi spray nasali e orali. Se poi vogliamo rimettere la mascherina siamo liberi di farlo, ma una volta che tu hai bonificato le vie respiratorie non corri più il pericolo né di emettere il virus né di farlo attecchire. Quindi è la profilassi di cui sino ad oggi non ho sentito parlare, perché tutti questi virologi, che poi si sono verificati molto discutibili, nel senso che nella gerarchia diciamo, ho letto che i nostri sono agli ultimi campi, in effetti non potrebbe essere diversamente perché se uno è sempre in televisione quando sta in laboratorio. Quindi il problema è che almeno da loro mi sarei aspettato 2 parole sulla profilassi, e se non da loro, dagli infettivologi, o quantomeno dall'ordine dei medici, o quantomeno dall'associazione dei medici di famiglia, che sono quelli più esposti. Io come medico di famiglia me lo sono beccato, in un certo senso me lo sono cercato, perché non mi sono difeso diciamo adeguatamente. Ho sottovalutato sia le mie forze, sia l'aggressività di questo virus. Ma adesso che lo so, stai tranquillo che io a ottobre ricomincio la mia profilassi, indipendentemente dalla tipologia del nuovo virus. Perché non si fa profilassi? Perché c'è ignoranza, perché questo fattore non viene insegnato, perché questo fattore non viene segnalato adeguatamente, perché non costa un cazzo fare profilassi, perché più profilassi meno terapie. E cosa vuol dire più profilassi meno terapie? Vuol dire che le case farmaceutiche non vendono più un cazzo. Sono sempre case farmaceutiche che vendono prodotti di profilassi. Certo, ragazzo, ma dove guadagnano loro? Non certo su questi. Oltretutto su questi che non sono mutuabili, voglio dire, c'è sempre una certa resistenza, no?
tra andare dal medico, farci fare una ricetta, andare in farmacia, pagare un ticket, come dire, figurativo, oppure spendere 20-30 euro ogni 15-20 giorni, un mese, per fare profilassi. Quale delle due cose pensi che aggradi di più la gente? Quindi quantomeno andrebbero messi al corrente. Ora, dopo questa esperienza, con 30.000 morti, con centinaia di migliaia di casi di infetti, la gente avrà capito che forse è meglio fare qualcosa prima che non correre il rischio di un ricovero ospedaliero o di qualche giorno passato in rianimazione, dalla quale puoi uscire in due modi, o in posizione orizzontale senza aver visto nessuno, o ritornare in reparto. Ma certamente da una rianimazione non vai a casa, perché devi farti il reparto. Solo dopo controlli, terapie, sempre in condizioni di isolamento. Quando sei in reparto i tuoi non possono venire a salutarti. Quindi anche questi poveracci infermieri e medici obbligati a star lì, in questi ambienti infetti, per quanto tu bonifichi, l'infezione c'è sempre, basta un colpo di tosse di qualcuno. Si può dire che tu ti sei salvato perché sei rimasto a casa. Perché mia figlia mi ha tenuto a medica casa, che ti ha seguito che ha fatto 17 anni di pronto soccorso e sapeva benissimo come andavano le cose negli ospedali. Oltretutto io, che sono stato ospedaliero per tanti anni, sapevo anch'io che cosa avevo. Oltretutto rianimatore.